Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Sono Diana di Classe Italiana e oggi cominciamo a scoprire insieme il discorso indiretto. Per fare pratica cliccate sul link che trovate in info box per entrare nelle attività gratuite di Classe Italiana e cercate il titolo Senti, ti faccio un vocale e fate l'attività. Ma adesso cominciamo la nostra... Ops, scusatemi. È la mia amica Marta. Sto organizzando una cena per domani sera, per l'anniversario di matrimonio di due amici e le ho scritto poco fa per sapere che cosa ha deciso, se porterà il tiramisù o la zuppa inglese, se porterà un dolce, insomma. Vediamo insieme che cosa mi ha risposto. Ah, è un messaggio vocale. Allora, ascoltiamolo insieme. Ciao, senti, ti faccio un vocale, perché è più veloce. Domani sera non porterò un dolce, ma una torta rustica, perché mi sto messaggiando con Giulia e dice che finalmente sa preparare delle meringhe buonissime e vorrebbe fare una meringata, però il suo forno è rotto da ieri e mi scrive se può venire a cuocere le meringhe da me. Stavo pensando, perché non vieni anche tu? Così parliamo anche del biglietto di auguri. Dai, ti aspettiamo. La meringata. Lo conoscete questo dolce? È questo qui. Lo avete mai mangiato? Fatemelo sapere nei commenti al video e ditemi anche qual è il vostro dolce italiano preferito. Io poi vi dirò come lo prepariamo noi italiani in casa. Ma pensando alla meringata mi sono dimenticata cosa ha detto la mia amica Marta. E voi ve lo ricordate? Preparerà o non preparerà un dolce per domani? No? E perché? Ah, giusto, perché lo farà Giulia. E cosa dice Giulia a Marta? Proviamo a ricostruirlo insieme. Proviamo a ricostruire il discorso diretto di Giulia partendo dal discorso indiretto di Marta. Ma prima di provare, fate attenzione a questa informazione importante. Marta introduce le parole di Giulia con il verbo dice, quindi con un tempo presente. Perché questo scambio di messaggi sta accadendo adesso, in questo momento, nel presente. E allora, quali sono le parole dirette di Giulia? Vi do due opzioni, A e B. E voi poi mi dite qual è corretta. Opzione A. Giulia dice: finalmente so preparare delle meringhe buonissime e vorrei fare una meringata. Però il mio forno è rotto da ieri. Posso venire a cuocere le meringhe da te? Opzione B. Giulia dice: finalmente sapevo preparare delle meringhe buonissime e volevo fare una meringata. Però il mio forno si è rotto da ieri. Posso venire da te a cuocere le meringhe? Se volete, potete tornare indietro e riascoltare il messaggio di Marta prima di rispondere. Allora, opzione A o opzione B? È la A, perfetto. E che cosa non va nell'opzione B? I verbi, esatto. Infatti, i tempi verbali dell'opzione B sono diversi dal messaggio della mia amica. Sono tutti o quasi al passato. E questo suona un po' strano per uno scambio di messaggi che sta avvenendo in questo momento, nel presente, giusto? Eh sì, perché non è corretto in questo caso cambiare il tempo dei verbi. Abbiamo imparato già a orecchio la prima regola. Quando il discorso indiretto inizia con un verbo al presente, non dobbiamo cambiare i tempi dei verbi del messaggio che trasferiamo. Allora, guardiamo con più attenzione l'opzione A e proviamo a capire che cosa dobbiamo cambiare nei verbi e se c'è anche qualcos'altro che dobbiamo cambiare. Cominciamo dai verbi. Da so a sa e da vorrei a vorrebbe. È chiaro, nei verbi dobbiamo cambiare ovviamente la persona, il soggetto. E per il resto? Da mio a suo e da te a me. Dobbiamo cambiare gli aggettivi e i pronomi. Aggettivi possessivi mio, suo
e pronomi personali, me, te. Un'ultima piccola osservazione. Sentite. Però il suo forno è rotto da ieri e mi scrive se può venire a cuocere le meringhe da me. All'inizio Marta usa dice, ma dopo usa mi scrive. Infatti non usiamo sempre il verbo dire per introdurre il discorso indiretto. In questo caso, per esempio, Marta ha usato mi dice o mi scrive perché è uno scambio di messaggi vocali o scritti. Quindi possiamo prendere dalla situazione e dal contesto un verbo differente. Se una persona parla con un volume molto alto, possiamo usare il verbo gridare per introdurre le sue parole. Se una persona parla in un modo molto autoritario, per lui possiamo usare il verbo comandare o ordinare. In questo modo evitiamo di essere monotoni. Bene, per oggi è tutto. Continueremo con il discorso indiretto in altre video lezioni. E adesso? Tocca a voi! Cliccate sul link in info box per andare sul nostro sito e entrare nelle attività gratuite di Classe Italiana e cercate il titolo Senti, ti faccio un vocale e fate un po' di pratica. E non dimenticate di scrivere nei commenti al video se conoscete la meringata e qual è il vostro dolce italiano preferito. Grazie per aver studiato con me. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace e condividetelo con i vostri amici che amano l'italiano. E non dimenticate di seguirci sul nostro sito classe-italiana.com e sui nostri canali social Facebook, Instagram e LinkedIn. Ciao a tutti da Diana di Classe Italiana.